Questa immensa, gigantissima laguna si chiama Quilotoa. E la salita là dietro mi impensierisce un po'. Ci troviamo a 3900 metri di quota. Su questa strada è successa una cosa incredibile. Ecco qua uno dei miei timori più grandi, la zuppa con la zampa di pollo. Questo immenso lago vulcanico è la nostra destinazione di oggi. Siamo Alice e Daniele e stiamo viaggiando per tutto l'Ecuador, in Sud America. Prima abbiamo esplorato la foresta amazzonica, ora ci troviamo sulle Ande e successivamente raggiungeremo l'Oceano Pacifico. Ma ora torniamo sulle sponde della laguna Quilotoa, dove ci aspetta un trekking impegnativo. Benvenuti al Quilotoa! Quilotoa è il nome di questa laguna, situata nella Sierra centrale dell'Ecuador e formatasi 800 anni fa per il collasso di un vulcano. La raggiungiamo in 3 ore e mezza di auto partendo dalla comunità indigena La Esperanza. In realtà non si vede ancora, abbiamo appena parcheggiato, stiamo andando a cercare un posticino dove fare colazione. Lì in fondo c'è il parcheggio gratuito, questa è tutta la piazza principale dove ci sono ristorantini e negozietti, mentre là a sinistra c'è una scala che sale e arriva al mirador. Vediamo questo Quilotoa dall'alto. Wow! Ci sono 2 cammini che si possono fare, uno che scende, arriva fino in fondo e poi bisogna risalire, oppure quello che vogliamo fare noi, che fa tutto il giro della laguna dall'alto. Ci siamo già incappucciati perché c'è un po' di vento freddo e dovete sapere che ci troviamo a 3900 metri di quota. Io c'ho già fiatone infatti. Questa immensa, gigantissima laguna si chiama Quilotoa ed è un lago praticamente che si è formato all'interno di un cratere vulcanico. Si capisce bene guardandolo, perché è proprio tondo all'interno di un buco enorme. È un luogo abbastanza turistico, infatti si vede dal paese che ci sono tutti i ristoranti, ostelli, alberghetti, è tutto tenuto abbastanza bene e qui si vedono turisti di ogni sorta. Per i più temerari come noi si può provare a fare il giro, altrimenti c'è la discesa che è molto più breve e volendo, se paghi, ti fanno anche tornare in su con un a dorso d'asino. Eccoci qua, pronti, saccando fotos.
sentierino è tutto un po' così, di sabbiolina fine, un pochino scivolosa. Comunque qui si cammina praticamente di fianco allo strapiombo, fa abbastanza paurina, decisamente in pendenza questo sentiero. Che sentierino impervio, bello, panoramico, ma non dei più facili insomma, un po' scivoloso e super ripido. E poi dobbiamo risalire su quella montagnetta là di fronte. Qui di fianco a noi ci sono un sacco di pini e arriva un buonissimo profumo che ricorda quasi la macchia mediterranea. Un mega mirador gigante, tutto di vetro. Quella salita là dietro mi impensierisce un po', perché è bella lunga e super ripida. Siamo quasi arrivati ai piedi della salita, manca poco. Dai che siamo quasi a metà salita, il pezzo più duro ce lo siamo lasciati alle spalle. L'ultimo pezzettino, ce l'abbiamo quasi fatta. Poi dopo non sembrano esserci più salite così. Com'è questo sentiero? È un bel cucuzzo. Dobbiamo attraversare quel sentierino lì che va tutto sulla cresta, sale il cucuzzolo, poi scende, poi risale sull'altra cresta. Sicuramente panoramico, ma impegnativo. Siamo arrivati in cima alla montagna. Monte... come si legge? Come se le... Monte? Siamo arrivati in cima alla montagna, Monte Huyende. 3.930 metri sul livello del mare. Siamo nel punto più alto, sopra il cratere. Da qui si vede esattamente tutto. Sembra vagamente di stare in uno scenario fantasy, tipo Avatar, Signore degli Anelli, qualcosa del genere. Guardate dove siamo, in cima a un mirador. E lì di fianco c'è un negozietto che vende cose da mangiare e cose da bere. Sembra impossibile, ma qui in cima ci sono perfino dei campi coltivati e là sopra ce ne sono altri. Quella strada che si vede là di fronte a noi è il sentiero che scende più o meno da dove siamo partiti. Adesso è diventato tutto vagamente nuvoloso e coperto, anzi c'è anche proprio un po' di nebbia. Però qui a questa quota il tempo cambia molto velocemente, quindi è normale passare da nuvole a sole in un attimo. Proprio per questo motivo noi ci portiamo sempre lo zaino con un sacco di vestiti diversi, pesanti, leggeri, mantelline per la pioggia, maniche corte, di tutto un po'. Entriamo nel boschetto. Facciamo una pausa davanti alla laguna e ci mangiamo i panini perché ormai è ora di pranzo. No te caigas!
Ci fermiamo un secondo per controllare sulla mappa qual è la via giusta da seguire. Noi comunque con l'orologio registriamo sempre le camminate che facciamo, quindi se qualcuno si dovesse trovare da queste parti e volesse fare il giro del Kilo Toa, magari per essere più sicuro avere una mappa GPX da seguire, può andare sul nostro sito www.vanapian.it e lì scaricarsi la mappa dalla sezione trail e trekking. Guardate un po' che bel senderito, bello in costa. Nonostante la mappa, siamo stati tratti in inganno da un sentiero che ci ha portato fuori strada. Avete presente dove prima abbiamo detto che ci siamo fermati a controllare la mappa? Ecco, vi mettiamo una mappa con l'appunto, perché proprio in quello svincolo da una parte c'è un sentiero che sembra andare dritto e invece a destra c'è un sentiero che sembra salire sulla montagna. Noi per comodità abbiamo visto un altro gruppo che andava da quella, abbiamo preso il sentiero che andava dritto, invece poi si è rivelato un sentiero secondario che è sceso, poi risalito. Alla fine adesso dopo 3/4 d'ora siamo tornati sul sentiero principale, però in quel punto è meglio andare a destra e salire sul cucuzzolo. Evviva ragazzi, siamo tornati al punto di partenza, ce l'abbiamo fatta nonostante il nostro piccolissimo excursus, però ripeto non era per niente chiaro. Il punto è che il sentiero che abbiamo preso è diventato stretto, tutto in costa, con dei passaggi brutti un po' esposti e avevamo alle spalle il temporale incalzante, quindi ci siamo un pochino spaventati, però poi dalla mappa si vedeva che si ricongiungeva col sentiero principale, quindi abbiamo continuato perché tornare indietro non era più fattibile e per fortuna è andato bene. Guardate qui com'è, tutto pieno di ristoranti, c'è anche la banda da qualche parte che suona. Comunque siamo super fortunati, siamo arrivati praticamente ormai alla macchina un minuto e sta iniziando veramente a piovere. Ecco, alla fine siamo entrati in macchina che sta piovendo, abbiamo mangiucchiato qualcosa e siamo pronti per ripartire. Alla fine il giro sono venuti circa 10 km, ci abbiamo messo 4 ore e mezza, calcolando le fermate, calcolando che abbiamo dovuto fermarci anche un po' di volte per capire dove andava il sentiero. Su questa strada è successa una cosa incredibile, sia all'andata che al ritorno. Abbiamo notato che è pieno zeppo di cani che stanno lì sul bordo della strada seduti o sdraiati, sole o pioggia, qualsiasi tempo, e aspettano. Non sappiamo bene cosa, sono lì seduti che guardano le macchine passare. Li abbiamo visti adesso tornando indietro già penso almeno 30, ma tipo uno ogni 50 metri. È straziante, io li porterei a casa tutti se si potesse. Guarda che non sono randaggi. Dici che non sono randaggi? No. Ma No, sono delle case qua sopra. in mezzo alla strada, un altro di fianco. Comunque ragazzi, cagnolini a parte, avete notato anche quante rocce ci sono a bordo strada? Guarda anche qua, tutta la strada piena di sassi e di fango. Questo succede spessissimo qua quando piove, perché come dicevamo le strade sono costruite praticamente tagliando una fetta di montagna e quindi poi succede che quando piove frana tutto insomma in mezzo alla strada. Ci siamo fermati a fare una cenetta rapida e Ecco qua uno dei miei timori più grandi, la zuppa con la zampa di pollo. Ok, capo. pronto? Juan Manuel, mira, la experiencia, la seconda pata. Allora vedete, è sembianza di una mano, si prendono le dita. Ciuppa. Alice con su eladito. C'è un cane che mi guarda. Che ricca. Secondo piatto con riso, pollo, insalatina e lenticchie. Quella che abbiamo appena mangiato è una merienda, ovvero la cena del giorno.
Per soli $2,50 vengono serviti una zuppa e un secondo piatto, che di solito è fatto di riso, fagioli o lenticchie, pollo o carne, insalata o patate. Lo stesso discorso vale per il pranzo del giorno, chiamato almuerzo. Si conclude un'altra giornata del nostro viaggio in Ecuador, ma la prossima volta ci aspetta un trekking veramente faticoso.